Il titolo che andremo a recensire oggi è l'ultima iterazione di una celebre saga videoludica che riprende l'importantissima legacy dell'omonimo capitolo del 2009, nel coraggioso tentativo di spezzare la macchina di sviluppo triennale che da sempre garantisce un titolo l'anno ai fan della serie. Per quanto risulta evidente che Activision abbia speso tempo, denaro ed enorme fiducia nel progetto, sarà riuscita Infinity Ward a creare un titolo che soddisfi i fan più esigenti? Scopriamolo in questa recensione. Call of Duty Modern Warfare 2 si prefissa di offrire all'utente un'intensa esperienza single player della durata di 7-8 ore, che si diletti nel costruire la trama che circonda i personaggi ormai divenuti simbolo del brand. Anche in questo caso bisogna tener conto di alcune eccezioni, individuabili nella inevitabile presenza di cliché che rischiano di rovinare l'andamento della trama, banalizzandola laddove ci saremmo aspettati un climax emotivo. La sensazione che si ha è che Infinity Ward abbia puntato su un realismo che rischia di non essere né carne né pesce, rimanendo bloccato in un limbo decisionale che tiene in bilico gli aspetti più arcade e simulativi del gioco, perdendo così in spettacolarità e carisma laddove non ci sarebbero dispiaciuti. Mettendo da parte queste problematiche, il gioco può fare affidamento ad un ottimo cast di personaggi, che unisce volti ormai celebri ad alcune gradite new entry. A questo proposito è interessante notare come alcuni personaggi, ad esempio Ghost, abbiano ottenuto una personalità molto più complessa ed interessante delle versioni incontrate nella leggendaria trilogia originale. In sostanza, questa campagna di COD presenta diversi punti alti, seppur mai troppo memorabili, lasciando che ad essere d'impatto siano alcuni tratti inaspettati di quest'ultima, come gli approfondimenti di personaggi e le ambientazioni suggestive che potremo visitare nel corso dell'avventura. Ciò che è quasi normale sottintendere quando si parla di un Call of Duty è che la sua formula funziona perfettamente, grazie a tantissimi anni di rifiniture e ad uno shooting che risulta semplice quanto soddisfacente e divertente. Ciò che cambia di capitolo in capitolo non sono mai queste fondamenta, bensì il modo in cui lo sviluppatore intende far approcciare l'utente all'esperienza di gioco, in particolar modo in multigiocatore, tramite il bilanciamento di aspetti come il time to kill e le opzioni di movimento. Ebbene, dopo COD Vanguard, che ha rappresentato negativamente l'apice del caos e della freneticità di questo sistema, Modern Warfare 2 torna sui suoi passi proponendo un'esperienza più lenta e ragionata sotto diversi punti di vista. Proprio per questo motivo, Infinity Ward ha rilasciato il gioco limitandosi all'inserimento di modalità classiche in 6v6, lasciando eventuali aggiunte in un secondo momento. Aspetto che a tratti va a cozzare con le 11 mappe disponibili al lancio, non prive di larghi spazi vuoti che ben si adatterebbero ad un numero maggiore di giocatori in game. Mappe che al momento non garantiscono una grande varietà di esperienza e non risultano tutte valide. Basti pensare a Santa Sena Border Crossing e ad El Asilo, corrispettivamente un lungo corridoio pieno di macchine in grado di esplodere ed un grosso e dispersivo cubo con un edificio al centro. C'è poi da considerare l'aspetto relativo all'equipaggiamento e all'armaiolo, su cui Infinity Ward ha puntato particolarmente in questa release, introducendo alcune novità che hanno scatenato reazioni abbastanza divisive all'interno della community. I giocatori avranno infatti la possibilità di trasferire i propri attachment e skin da un'arma ad un'altra della stessa piattaforma, semplificando l'approccio a queste ultime ed incoraggiando la varietà d'approccio pur infastidendo i giocatori non interessati a questo stile di gioco. Altri aspetti dell'armaiolo da menzionare sono il poligono di tiro, appena accennato e per nulla utile allo stato attuale, se non per testare con mano il feeling dell'arma dopo averla modificata o per ammirare le skin dopo il relativo sblocco. Per quanto concerne invece le modalità extra disponibili al lancio, Invasione risulta attualmente un'ottima opzione nel caso si intendesse livellare un'arma, mentre Moshpit in terza persona si è rivelata una sorpresa abbastanza divertente ed interessante. Soccorso prigionieri, knockout e guerra terrestre risultano invece delle modalità piuttosto derivative ed evitabili, se non per variare di tanto in tanto il ritmo della vostra partita. Assolutamente da menzionare anche l'attuale stato della Wii dei menu, che oltre a risultare terribilmente confusionaria ed esteticamente sgradevole, manca di alcune importanti sezioni che hanno da sempre figurato nei titoli precedenti, prima fra tutte la schermata delle statistiche del giocatore. Non c'è molto da dire sulla componente cooperativa di questo COD, in quanto la maggior parte della sua profondità sarà da ricercare nel prossimo futuro con l'introduzione delle nuove missioni e soprattutto dei raid. Attualmente sono disponibili solo 3 missioni da affrontare in compagnia. La prima, notturna, richiede un approccio di tipo stealth per essere completata. La seconda è una classica sfida con ondate di nemici con difficoltà crescente. La terza invece lascia al giocatore la possibilità di scegliere la modalità di approccio ed è, a nostro avviso, la migliore fra le 3. Non possiamo che limitarci ad attendere l'introduzione delle novità citate in precedenza, magari lasciando spazio anche all'aggiunta di qualche classe oltre alle 3 attualmente disponibili. Ciò che è evidente sin dai primi minuti di gioco è che Infinity Ward ha svolto un lavoro di grandissimo pregio per quanto concerne l'aspetto grafico e sonoro di questo titolo. In particolare, il sonoro risulta ben bilanciato e permette spesso e volentieri un certo vantaggio tattico a chi sa ascoltarlo con attenzione.
L'audio posizionale è infatti in grado di rivelare da quale direzione proviene il suono dei passi del nemico, anch'esso chiaro e cristallino in base al terreno e alla velocità a cui si sta muovendo. La colonna sonora, seppur non all'altezza del magistrale lavoro svolto da Hans Zimmer e Lorne Balfe per l'originale Modern Warfare 2 del 2009, rimane un ottimo accompagnamento che riesce a catturare perfettamente il contesto del titolo. Si tratta graficamente di un titolo eccelso, che risente purtroppo della mancanza del supporto a ray tracing che era invece presente nel suo predecessore del 2019. Impossibile non menzionare l'impressionante cura per i dettagli e per gli ambienti della campagna, laddove il multiplayer risulta spesso vuoto e piatto, seppur forse per necessità prestazionali più che per volontà del team di sviluppo. Del resto non ci si può che stupire del gran numero di impostazioni grafiche che permettono al titolo di godere di un ampio spettro di scalabilità su sistemi più vecchi, anche e soprattutto grazie al supporto alla tecnologia FSR di AMD e DLSS di Nvidia. Al netto di un comparto grafico che ben si addice alla cosiddetta Hollywood dei videogiochi, non si può di certo dire che Infinity Ward abbia creato un titolo privo di grossi difetti di origine tecnica. Dal nostro provato di oltre 20 ore possiamo infatti testimoniare quanto il gioco risulti molto più pesante del suo predecessore, nonostante i miglioramenti non siano eccessivi e si faccia sentire l'assenza del ray tracing. In termini di performance, il nostro PC dotato di RTX 3080, in 9 di 10ª generazione e 16 GB di RAM, è stato in grado di girare il titolo a dettagli massimi e in 2K, quasi sempre sopra i 70-80 fps, laddove le precedenti iterazioni del brand riuscivano a toccare e superare i 100 di media nonostante il ray tracing attivo. I problemi tecnici, tuttavia, non si limitano all'ottimizzazione inadeguata del titolo, in quanto abbiamo avuto modo di assistere ad una quantità preoccupante di crash sia nel giocatore singolo che nel multiplayer, per non parlare di numerosi episodi di microstuttering che hanno tormentato le nostre partite. Da segnalare anche alcuni glitch nella campagna, in particolare riguardo l'illuminazione degli ambienti nelle missioni più avanzate. In conclusione, Call of Duty Modern Warfare 2 è un capitolo di tutto rispetto, che con i suoi pregi e difetti riuscirà a convincere gli appassionati, a patto che questi ultimi non si aspettino un capitolo sostitutivo dell'originale, bensì una base solida e ben diversificata per i titoli futuri del franchise. Ringraziamo Activision per averci fornito una chiave del gioco per realizzare questa recensione. Seguiteci sul nostro Steam e sito web per altre recensioni e articoli in arrivo nei prossimi giorni.